questa lezione andremo a lavorare con una tecnica mista e faremo acquerello, china e applicheremo anche la foglia oro. Io intanto ho preparato un leggero disegno con un soggetto floreale e poi ho messo della carta del nastro. Allora, i materiali occorrenti sono degli acquerelli in godè, dei pennelli da acquerello, poi io ne ho presi anche uno fine fine perché mi servirà per fare piccoli dettagli, dell'acqua. Ho preso la foglia oro. La foglia oro io ce l'ho appunto in piccoli fogli. Questi sono veramente piccolini, 8 per 8 mi sembra sia di misura. Vedete la foglia oro che andremo poi ad applicare con la missione. La missione esiste all'acqua o all'alcol, è un prodotto come questo che va steso prima di applicare la foglia oro. Poi mi sono preparata la china e quindi ho preso il pennina china e la china. Ho preso un color, mi sembra sia sul seppia, però un marrone violaceo e poi il pennino a china per lavorare con la china. La foglia oro, io non butto mai via anche la foglia che avanza, vi consiglio anche voi di tenerla perché a volte per fare piccole parti ci può far comodo. Per stendere la foglia oro, poi vi farò vedere, si può prendere un pennellino oppure un batuffolo di cotone inzuppato d'olio d'oliva, insomma, o cera per tamponarla e tenerla più ferma. A questo punto io inizio a fare il mio soggetto e lavoro inizialmente a acquerello con la tecnica tradizionale andrò a fare questi fiori belli colorati. Però mi piace fare anche uno sfondo e faccio un azzurro. Prendo il colore, un azzurro verde, qui c'ho già un verde di base nella tavolozza, era rimasta sporca dalla volta scorsa, prendo questo azzurro, bagno come sempre, non ho fatto bagnato su bagnato, perché non voglio che mi sfondi il colore e vado a mettere il colore anche sul bordo, vedete? Non voglio, siccome non voglio che sfondi, non lo bagno tantissimo e vado un po' dappertutto. Tanto è un colore che comunque poi tengo chiaro, non è un colore che più o meno lo metto nello sfondo dei miei fiori. Potete anche non farlo, lo sfondo, farlo più di un altro colore, quello dipende, insomma, da quello che vi fa piacere a voi. Siccome l'oro, secondo me, risalta un po' con il colore azzurro, insomma, o celestino, quello che volete, io ce l'ho messo e basta. Questo qui è quanto. Cerco di metterlo un po' dappertutto. Se viene anche qualche effetto più a macchia va bene lo stesso perché tanto l'acquerello è bellino anche così. E a questo punto asciugo con uno Scottex, avevo anche uno Scottex, se no potete prendere una spugnetta come se vi detto tante volte. E ora vado a fare i miei fiori. Prendo del blu e vado un po', più li faccio vari e meglio è, magari. Inizio a fare i bianchi, come sapete, vanno salvaguardati da subito.
Potete usare dei viola, dei blu, quello come preferite. O non importa, mettiate proprio nello stesso punto gli stessi identici fiori o gli stessi identici colori. E cercate nel dipingere di dargli già un po' la forma. Se c'è da ripulire, per esempio, e rischiarire, togliete subito il colore, se c'è tipo una parte centrale, tipo in questo fiore qui. Io intanto faccio un po' prima quelli viola, insomma i colori un po' più violacei. Poi il bianco potete comunque sempre anche rimetterlo eventualmente con pennarellino acrilico, come si è fatta altre volte. Se c'è un punto dove ora va ritolto il colore subito a fresco, con un pennellino più fine, ritogliete, vedete? Fate proprio, a fresco per caricamento rimettete per esempio il colore e qua per esempio voglio ora un po' rimuovere, allora subito a fresco risolvo. Qua per esempio ci sono anche degli arancio, e lo stesso qua, poi anche qua nel mezzo. Inizio già a mettermi i vari riferimenti. Qua, poi c'è anche qua nel mezzo, più o meno mi sembra di vedere. E poi ora vado a fare il giallo, diluisco in un posto un po' più pulito perché ho la tavolozza tutta sporca e vado a fare
Qui c'è addirittura un verdino, un giallo verde che io vado a mettere, che qua, stesso qua. E qua invece è proprio un bel giallo più carico. Qua di nuovo un verde, bagno. E poi risfumo e rifondo i due colori. Questo qui invece è abbastanza chiaro, è un po' rosina, quindi prenderò sempre un po' questo violetto, molto leggero, poi lo lascerò. Quindi l'ho messo e poi piano piano lo sto tirando via. E qui invece ci sarà un giallo chiarissimo e quindi uso quasi il bianco dello sfondo, mettendo appena un po' di verde qua giù in fondo. Poi quello lì lo faremo risaltare molto meglio dopo con la china. Di nuovo anche qui il giallo chiaro. Metteremo un blu, un po' violetto e poi usate però più o meno sempre gli stessi colori, eh. Io uso i soliti blu, il solito violetto, ne ho tanti, ma cerco di usare sempre il solito. Qui ora rismuovo, così viene un colore più chiaro. E la stessa cosa faccio di qua. Metto un po' di colore qua su, lo stesso qua giù, lo metto più deciso. E poi qui sfumo e qua c'è un bel blu.
Poi qui rimuovo, qui c'è anche del giallo, verde col blu. E qui invece c'è un bel colore, un po' violetto, mentre di qua butta il rosso. Allora prendo un po' di rosso e rimuovo. Prendo il rosso e lo metto. Vado ad aggiungerlo il rosso più acceso anche in alcuni punti qui, 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 qui. Poi riprendo il giallo e il verde, lo metto qua, un po' di verde. Quello sta a noi poi appunto se vogliamo mettere la foglia oro o meno. Se poi vi piace così e non volete mettere la foglia oro, non siete obbligati. Io intanto lo dipingo come se non la mettessi la foglia oro e poi decido dove applicarla o fare delle aggiunte, però dipingo comunque tutto e ve lo faccio vedere anche finito con la china. Poi, siccome la foglia oro non era prevista, ognuno decide di fare come crede. Se ce la vuol mettere, ce la mette. Io, se volete, poi vi fo vedere. Ci sono anche dei verdi molto accesi.
Io sto risfruttando anche il colore che ho qui, che a volte mi rimane sulla tavolozza, perché quasi mai la lavo, che mi piace proprio riutilizzare anche e non usare mai il colore sempre puro, perché in natura il colore puro si trova poco. E anche qui vado in dei punti a rilevare, in dei punti ci rimetto il giallo. Avete visto quanti colori ci sono? Però sempre toni che stanno bene tra di loro.
Sta venendo bene? Niente, io ora andrei a riferirlo con la china e poi si decide dove mettere eventualmente l'oro. Prendo il pennino, scelgo la punta e sul nero. Nero, insomma, non è proprio nero, però nemmeno... Vabbè, proviamo a mettere questo. Non è che io vado a metterlo dappertutto, eh. Faccio vedere.
Anche questo potete decidere se far cadere di più l'inchiostro o meno, prendendolo di più, premendo di più il pennino. Quello dipende da cosa desiderate fare. E a questo punto col pennino penso di aver finito. Mai se decido dopo di rintervenire, ci penso. Ora voglio prendere, poi eventualmente ho anche pennarellini e decido eventualmente dove mettere l'oro. Finisco alcuni dettagli. Logicamente ora con la china bisogna stare attenti perché se si bagna diventa scura, va via insomma, il colore si rismuove. Poi vi faccio vedere togliendo il nastro.
vattene. Mm. Di solito non butto via il nastro perché lo riuso più di una volta e l'attacco su un altro cartoncino, perché questo è un nastro di quelli che non si sciupano, che non portano via la carta sotto. Devo levare prima questo. È uno scotch della tesa giallo che tiene benissimo, costa 5 volte uno scotch normale, invece di 2 o 3 euro costa anche 8 euro, però lo potete riutilizzare e non lascia passare, non sciupa la carta e non lascia passare l'acqua. È proprio performante per l'acquerello. Allora, quello che vi dicevo io era questo, volevo allungare alcuni dettagli, tipo debordare fuori. Allora io potrei mettere o un fiore in più qua, sto pensando, e uno qua.
Avevo preso anche l'oro così. Allora, secondo me, ve lo mostro più in dettaglio, non so se riuscite a vederlo. Secondo me si potrebbe fare o mettere dei puntini dentro e qualche filina alle foglie. Io farei così, di più no. E praticamente si fa così. Si prende la missione. Io cerco di prendere il pennellino, questo, questa è la missione, e ne metto proprio due goccini. Allora, uno, uno, due, tre, quattro. Proprio puntini, eh? Uno, due, tre, uno, due, uno, due, tre, uno, due, uno, due. Mettiamolo anche qua, ormai l'ho fatto. Uno, due, tre. Non mi ricordo dove l'ho messo. E poi ora lo metterei alle foglie. Aspetta, ho preso troppo. Sciacquiamo. Lo prendo col pennellino quello più fine. Cioè ho messo proprio un puntino per ora. Non voglio asciugare. Va sciacquato bene, anche questo non è come il mascheramento fluido che ti sciupi il pennello, però allora prendiamo questo e lo metto. Un filino qui, un filino qui, un filino qui, poi un filino qui, quanto potrei mettere? Qui l'avevo messo. E poi o faccio una fogliolina che deborda tutta oro, facciamole qua, facciamola una qui, fatemi vedere, in controluce si vede, ho messo, vedete, lì, e poi qua, vai, mettiamola giusto qui, ora non mi ricordo dove l'ho messa, ma insomma, no, forse lì non mi ci garba. Ho una qua su, però verrà troppo, ma mettiamone anche uno qua su. Vai, ora aspetto 5 minuti che tiri e poi si mette la foglia. Vi faccio vedere come metterla perché non si sciupi. Eccomi, mentre aspetto che asciughi un po', mi volete far vedere cosa avete fatto?
Fine. Allora, partiamo da un punto qui e si fa così e si tampona e lo levo. Ah, se l'ho messa anche Guardate accanto. come l'ho fatto. Che schifo, tutto troppo, troppo acceso. Come posso fare per levarmi un po'? Ora lo stinco. Potete fare o così o con un pennellino. Io avevo messo proprio solo dei puntini, eh. Ora ne prendo un altro pezzetto. Ora lo metto anche a questi qua giù, ce l'ho. Allora, ce l'ho qui, 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 qui non l'avevo messo e poi ce l'ho qua su. Mi sembra di averlo messo dappertutto. Ah no, lì anche. Prendo un altro pezzettino. Allora, qui.
Sì.